Il tutorial di oggi riguarderà questo grazioso Babbo Natale da appendere all'albero o alla finestra, alla porta, insomma, dove volete. Lo potete anche ingrandire volendo, però insomma così piccolino era proprio carino. E cosa serve per fare questo Babbo Natale? Serve il rosa, quindi un gomitolo rosa, bianco, rosso e qualcosa nero, giusto per fare gli occhiettini. E poi ho fatto questo, ma potete mettere un fiocchetto o qualsiasi cosa. Ho utilizzato un uncinetto numero 3, leggermente più piccolo rispetto a quello richiesto dalla lana, le forbici e un ago da lana per sistemare il tutto. E per chi vuole la barba può essere incollata direttamente con la corda a caldo. Io ho preferito cucirla, però insomma a vostro piacimento. Un saluto a tutti e mi stancherò mai di dire iscrivetevi al mio canale. Grazie ancora. Iniziamo con il tutorial di Babbo Natale facendo il solito nostro cerchio magico. Ecco qui, facciamo 3 catenelle che sarà la prima nostra maglia alta e come primo giro faremo 9 maglie alte, 2 3 9 più queste 3 catenelle sarà in tutto 10. Quando abbiamo fatto le nostre 9 maglie alte, in tutto saranno 10 con queste 3, ci blocchiamo qui, quindi non chiudiamo questa maglia alta in questa maniera, ma bensì cambiamo il filo e mettiamo il bianco. Mettiamo il bianco, chiudiamo qua e facciamo ancora 10 maglie alte all'interno di questo cerchio magico, cercando di fare sparire le codine. Quindi 1 2 e facciamo ancora 10 maglie alte. Chiudiamo il nostro cerchio magico tirando la codina rosa. Possiamo anche tagliare questo qua adesso, così non ce lo portiamo più in giro. Ok, ora andiamo a chiudere qui con una maglia bassissima e facciamo 3 catenelle che sarà la prima maglia. Nella prossima faremo una maglia alta, 2, la terza 3 e dopo 3 maglie alte faremo 2 maglie insieme nella stessa maglia di base. Questo lo andremo a ripetere per tutto il giro. De esta forma el tejido es
Esto ya vendría a ser la carita, esta es la barba y esta es la parte blanca del gorrito. Ahora, no vamos a seguir tejiendo para este lado, sino que vamos a tejer la parte de la barba. Y para eso vamos a girar, vamos a levantar 3 cadenitas. Tenemos 3 cadenitas, vamos a saltar un punto y en el que sigue vamos a hacer un medio punto. Nos quedarían 7 puentecitos, los cuales ahora vamos a rellenar. Abbiamo finito tutto il cerchio, l'ho chiuso qui con una maglia bassissima e ho fatto 3 catenelle. Adesso giro il lavoro e dobbiamo iniziare a fare la barba, perché questa parte sarà la barba e questa parte qui sarà per appoggiare il cappello. Allora saltiamo una maglia e nella prossima facciamo una maglia bassa, ancora 3 catenelle e saltando una maglia ancora una maglia bassa. Questo motivo lo dobbiamo fare fino alla metà qui del cerchio. Ecco qui. Adesso andiamo a fare, dovreste avere 7 di questi cerchietti, 7. Allora andiamo a fare una mezza maglia alta, così, quindi prendete la mezza maglia alta, si fa così, si mette il filo, si mette così, invece di fare 2 e 2 come la mezza maglia alta si tira tutto, poi facciamo 2 maglie alte, quindi una e 2 e poi di nuovo una mezza maglia alta e chiudiamo qui con una maglia bassissima. Ecco, questo lo ripeteremo per tutto il giro, quindi una mezza maglia alta, 2 maglie alte, una mezza maglia alta e chiudiamo con una bassissima in questa maglia qui sottostante. Ok, abbiamo tagliato qui che abbiamo finito. Allora andiamo 1 2 3 e 4, qui al quarto facciamo, prendiamo il filo rosso, facciamo una catenella e tiriamo la codina, facciamo 1 2 punti e nella stessa facciamo una mezza maglia alta, nascondendo sempre le codine, così facciamo prima dopo a sistemare. Poi in quella seguente ne facciamo solo una di mezza maglia alta e quella ancora dopo ne faremo 2 nella stessa maglia, 1 e 2, così alternando 2 1 2 1 fino ad arrivare qui. Giriamo il lavoro e camminiamo per 5 maglie con delle maglie bassissime, quindi una, 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 2, 3, 4 e 5. Poi facciamo una maglia bassa, una mezza maglia alta e tutte maglie alte fino alla fine. 1, 2, 3, 4, ok, esatto. E allora qui praticamente dovrebbero essere 6 le maglie alte da per finire, 6. Ecco qui. Poi giriamo, facciamo 3 maglie alte, una mezza maglia bassa alta, scusate,
ho ancora una mezza maglia bassa, una maglia bassa e una maglia bassissima, e ecco qua. Possiamo anche tagliare. Prima di fare il pompon sistemiamo tutte le codine in maniera tale che non danno fastidio. Ecco, allora procediamo con il pompon, che non sarà altro che una nocciolina. Abbiamo anche il Tudor per fare le noccioline, quindi qui facciamo 3 catenelle, 1 2 3, poi conservando sempre questa la codina tiriamo su una, facciamo 4 volte, 2 3 e 4, poi chiudiamo tutto insieme e ancora massiamo una catenella. Ci vuole più per chiudere le codine che per fare. E ecco, questo è il pompon. Ok, ora dobbiamo fare la barba ancora più folta, e che poi adesso la facciamo separatamente e dopo la dobbiamo andare ad applicare sopra. Iniziamo, facciamo 4 catenelle, 1 4, nella quarta facciamo 2 maglie alte, 1 e 2, perché come sempre le 3 catenelle sono una maglia alta. Ecco, poi facciamo di nuovo 3 catenelle, 1 2 3, e nella stessa rifacciamo altre, nell'ultima prendiamo e facciamo 2 maglie basse, sì, 2 maglie alte, ecco, e così continuiamo per 12 volte. Quindi all'interno della catenella facciamo nuovamente 1 e 2, poi di nuovo 3 catenelle. Questi qui devono essere 12 perché poi andranno a mettersi qua. Allora, la barba l'ho tutta cucita, adesso ho inserito qui l'ago, gli ho fatto questo nodino in questa maniera, così, poi torno su, lo passo qui all'interno, ecco qua, e ho fatto l'altro occhietto. Se non siete capaci, non riuscite a fare gli occhietti, ci potete anche mettere sempre con la colla 2 perline nere, e qui sono gli occhietti. Adesso proseguiamo con, dobbiamo fare i baffi. Ok, facciamo i baffetti, facciamo 6 catenelle, 2 3 4 5 e 6. Adesso lavoreremo la prima, questa con una maglia bassa, la seconda con una maglia bassa, quella centrale lavoriamo con una maglia bassissima, ecco, e le altre due finali con una maglia bassa, quindi 1 e 2. Ecco i baffetti.
mettiamo il filo questo un pochino in maniera tale da poter poi cucirli. Scusate, lasciamo un po' di filo, ecco. Allora facciamo così con questo più lungo, lo mettiamo nel lago,